Loro sono gli engins de poitrine. Per cercare di capirli abbiamo dovuto studiarli meticolosamente. Osservare, confrontare, verificare, tornare indietro, riguardare, perché alcuni dettagli si mostrano soltanto a chi ha la pazienza di cercarli. Perché quasi nulla negli engins de poitrine sembra essere stato lasciato al caso. Abbiamo iniziato a guardarli come tutti gli altri, poi lentamente qualcosa ha cominciato a non tornarci. Ogni concerto sembrava uguale al precedente, ma in realtà non lo era. E fra le tante cose osservate, una ci ha incuriositi particolarmente. Per molto tempo sia la chitarra che il basso di Ken, entrambi con palette del manico tipo Telecaster, hanno condiviso la stessa scelta costruttiva. Tutti e due erano infatti realizzati con corde passanti attraverso il corpo dello strumento. Una soluzione piuttosto rara, soprattutto nel basso. Poi qualcosa è cambiato. La chitarra è rimasta fedele a quella soluzione, il basso invece no, a favore di un ponte tradizionale. Questa è probabilmente la prima domanda alla quale non ho trovato risposta e chiederei quindi a Ken cosa ti ha portato a questa scelta e che influenza ha avuto sul suono del tuo basso. Se invece dovessi porre una domanda a Clegg, questa riguarderebbe sicuramente un elemento importante della sua batteria che a volte è presente ed altre volte no. Si tratta di un particolare stack composto da 3 piatti, riconoscibile anche per le falde piegate. Eppure non è sempre presente, in alcune esibizioni appare, in altre semplicemente spariva. Clegg, domanderei, che ruolo ha quello stack nel tuo modo di suonare e cosa determina la scelta di utilizzarlo oppure no? Tornando a Ken, c'è un altro dettaglio che ci ha colpiti fin dal primo momento. Abbiamo provato a darci una spiegazione, ne abbiamo immaginate diverse, ma nessuna ci sembrava abbastanza solida da poterla affermare con certezza. Non importa quale manico tu abbia utilizzato, Telecaster, 2+2, 6 meccaniche in linea, magari rovesciate, o tastiere di diversa estensione. C'è una caratteristica che li accomuna tutti. I classici riferimenti frontali della tastiera non ci sono mai stati. Al loro posto hai sempre preferito riferimenti visibili soltanto a chi suona. Ken, chiederei, come è nata questa scelta? C'è ancora un dettaglio che ci ha incuriositi. Nel corso dei concerti abbiamo visto quel piccolo hi-hat tambourine comparire in configurazioni diverse, a volte sopra l'hi-hat, a volte sostituito da una piramide, e in alcune esibizioni ti abbiamo visto staccarlo per suonarlo direttamente con le mani. Clegg, chiederei, che ruolo ha quel tamburello nell'ambito di un concerto?
C'è un dettaglio del basso di Ken che non siamo riusciti a comprendere. Il pick-up split coil in stile Precision è quasi sempre coperto da uno spesso strato di nastro, così come tutto il battipenna. E sotto quella copertura sembrano affiorare anche degli elementi verticali, che non siamo riusciti ad identificare con certezza. Ken, cosa si nasconde davvero sotto quel nastro? Clegg, osservando i vostri concerti ci siamo accorti di una cosa. Anche nei passaggi più energici sembra che ogni colpo abbia uno scopo preciso. Non dai mai l'impressione di aggiungere suoni solo perché c'è spazio per farlo. Anzi, a volte sembra quasi il contrario, come se ogni colpo fosse il minimo indispensabile per ottenere esattamente il risultato che stai cercando. Clegg, è una scelta dettata dall'esigenza di dare una trama alla musica oppure è semplicemente il modo in cui hai sempre interpretato la batteria? Ken, c'è un'altra regola che abbiamo ritrovato su tutti i tuoi strumenti. I riferimenti cambiano forma e colore, i manici cambiano la paletta, ma un dettaglio rimane sempre identico. Il 10° tasto fisico, sia sul basso che sulla chitarra, è l'unico contrassegnato con 3 colori, in questo caso rosso, verde, rosso. Mi piacerebbe chiederti, Ken, perché proprio il 10° tasto? Clegg, quella che abbiamo soprannominato la coda vitale, è la lunga guaina spiralata che ti accompagna quasi in ogni concerto. Non sappiamo con certezza quale sia la sua funzione né cosa contenga al suo interno. Sappiamo però una cosa: durante ogni esibizione la proteggi, la sposti prima di sederti e la tratti come se fosse una parte del tuo corpo. Clegg, che cosa scorre davvero dentro quella coda vitale? Ken, c'è un ultimo dettaglio della tua chitarra che non potevamo lasciarci sfuggire. Accanto al normale selettore a 5 posizioni hai aggiunto 2 micro switch, in pratica 2 piccoli interruttori. Questo significa che le 5 combinazioni normalmente disponibili evidentemente non ti bastavano. Che cosa controllano quei 2 interruttori e che cosa volevi ottenere aggiungendoli? Abbiamo osservato che la vostra disposizione sul palco non è quella a cui siamo normalmente abituati. Anziché disporvi principalmente verso il pubblico, vi trovate praticamente quasi sempre rivolti l'uno verso l'altro. È una scelta dettata da un'esigenza pratica oppure semplicemente il modo in cui avete imparato a fare musica insieme? Adesso a Clegg chiederei: abbiamo notato una cosa: nei momenti in cui Ken sembra aver bisogno di qualche secondo per intervenire sulla sua strumentazione, tu sembri accorgertene immediatamente e, quasi senza che il pubblico se ne renda conto, diventi tu il centro della scena. Succede spontaneamente oppure è un'intesa che avete costruito negli anni? Ken, suonare con una maschera, sostenere un concerto con quell'intensità e mantenere la stessa energia dall'inizio alla fine. Ci ha fatto pensare a una cosa: quanto tempo dedicate alla preparazione fisica? Clegg,
Osservando decine di vostri concerti abbiamo avuto una sensazione. L'impressione è che tu controlli spesso dove si trova Ken e che le rare volte in cui guardi il pubblico sia solo per pochi istanti. Quanto è importante per te sapere sempre dove si trova Clegg mentre suonate. Ed infine, adesso ad entrambi chiederei: c'è mai stato un momento in cui vi siete accorti che stavate smettendo di suonare come due musicisti e stavate iniziando a suonare come un unico organismo? Perché l'impressione che ho raccolto è proprio quella, che sul palco siano sì presenti due artisti, ma talmente in sintonia da sembrare uno solo. In ogni caso, grazie per la musica che ci avete regalato finora e arrivederci.